Ciao, ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati nel mio canale. Ricordate che dopo aver fatto il cardigan semplicemente che trovate nel mio canale, vi avevo appunto detto da un lotto mi sono avanzati 3,5 gomitoli. Ecco, ho deciso di creare lo scialle semplicemente che adesso ho messo in questo modo proprio sopra il suo cardigan, ma che si può utilizzare in mille modi ovviamente. Ed è venuta una bella dimensione. Dopo vi darò anche le misure proprio di questo scialle, ma vi dirò che mi piace anche questo tantissimo, anche solo messo così, cioè proprio così da bellezza, ma avvolgendolo sul nostro corpo dà veramente tepore e è molto chic. Ne ho fatti due, uno con quel turchese che dopo vi farò vedere e questo appunto con i rimasugli. Non mi è rimasto più nulla, ho praticamente utilizzato tutto il lotto. Vi va di vedere il tutorial? Però ve lo faccio vedere anche nell'altra versione. Prima di farvi vedere l'altra versione vi faccio, qui ho utilizzato la pellicetta, questa pellicetta ce l'avevo già, ovviamente lavorata nell'ultimo giro. Ecco, ve lo faccio vedere anche utilizzato semplicemente come coprispalle anziché d'effetto da scialle. Ecco, messo anche così è carinissimo. Ecco, ve lo faccio vedere anche in questo modo. Ecco, così forse riesci a vedere bene il disegno. Se noti c'è una differenza tra il cardigan e questo, ma si può fare anche esattamente come il cardigan. Qui ho voluto fare questi rilievi presi anche in modo diverso in questo punto. Vabbè, comunque si può fare, ripeto, quello azzurro che vedrete è proprio come il cardigan, semplicemente. Questo è sempre semplicemente, ma ha una riga un po' diversa, come vedi? Non so se si nota, ecco, forse così lo noti di più. Questa qui è a rilievo, questa presa in questo modo, insomma, mi dà un pochino più di movimento, ecco, se vogliamo. Poi deciderete voi. Vedi, questa l'ho fatta con la pellicetta, mentre l'altra senza la pellicetta. Ma qui combinazione avevo questa pellicetta che come rosa è molto simile. Allora ho detto, era l'ultimo, diciamo, l'ultimo pezzetto di pellicetta che avevo e l'ho aggiunta. E mi piace moltissimo. A me la pellicetta piace tanto, sempre se è sintetica, ovviamente. Ecco, come vedete la potete utilizzare come volete, come sciarpina, eh, anche solo d'abbellimento come la prima versione che vi ho fatto con una bella spilla, messa proprio a scialle sulle spalle e chiusa sul davanti, così è tipo sciarpina, quindi potete utilizzarla come volete. Ora vi faccio vedere veramente l'altra versione. Allora, questo invece è lo scialle che andremo a lavorare proprio insieme, quindi vi farò vedere appunto come fare la versione rosa, la versione azzurra che vedrete tra un attimo e questa la lavoreremo appunto insieme e vi faccio vedere con che filati li ho lavorati perché ho miscelato un filato in cashmere con un filato che francamente non mi era piaciuto quando l'ho preso. Comunque ve lo spiego poi dopo. E quindi ha questa tonalità, vedete? Questa tonalità di colori con il bianco che è quello del cashmere sotto, che poi è un panna, e poi la cake che va a sfumare. Questa l'ho rifinita sempre con le ondine e questa è quella con i rilievi. Quindi vi faccio vedere come fare le due varianti. Per ora l'ho solo appoggiato in questo modo, ovviamente lo potrete mettere in tutte le maniere possibili. È uno scialle che si adatta tranquillamente ad essere vestito e indossato appunto come desiderate. Lo faccio vedere proprio messo sulle spalle normalmente, ecco così forse si nota di più, forse così.
Ovviamente la lunghezza la scegliete voi. Poi vi dirò durante il video quanto sono lunghi e larghi i miei scialle. Ok. Ecco, vi faccio vedere anche la versione in azzurro. Mentre l'altro era in cashmere, questo qui è acrilico. Ecco, così vi faccio vedere anche fin dove scende. Questo ve l'avevo sempre fatto vedere nella recensione, morbidissimo, è proprio veramente morbido. E questo è acrilico, quindi va bene per chi magari non ha delle intolleranze con il filato in lana ed è comunque un filato veramente molto morbido. Qui, come vedi, non ho messo la pellicetta, ma ho fatto un bordino con le mie ondine. Lo faccio vedere anche sul davanti, sempre se riesco. Ok, ecco, quindi come vedi, l'ho messo sopra il mio twin set ventaglietti, dove c'è appunto la maglia e il cardigan ventaglietti che trovate sempre nel mio canale. E vai. Eccolo qua. E questa è la versione azzurra. Ok, io penso che ovviamente lo puoi mettere con le stesse modalità, lo usi come più ti piace. Adesso l'ho messo solamente così, ma è bello anche visto intorno al collo e quindi questo, come vedi, ha la lavorazione semplice, cioè quella di semplicemente, appunto, non ho fatto modifiche. Questo l'ho lasciato proprio puro, cioè così com'è. L'altro gli ho messo la pellicetta e ho fatto delle variazioni. Ok, più o meno ti ho fatto vedere e adesso spero che vorrai seguirmi nel tutorial. Andiamo! Parto in questo modo. Allora, chi mi sta seguendo da tempo sa che avevo preso in una delle recensioni, avevo mostrato questo filato che non mi era piaciuto un granché. È un 30 lana e 70 poliester e l'ho dato indietro, cioè nel senso che ho chiesto il rimborso, la restituzione, e loro mi hanno detto: guarda, ti restituiamo i soldi e tu tienilo. E quindi io l'ho tenuto. Sì, però cosa ne faccio? E allora ho pensato di fare una cosa. Utilizziamo questo filato insieme al mio meraviglioso cashmere, sempre di Temu. Voglio provare a vedere che cosa succede. Quindi voglio farvi vedere che ho solo questo e ho questo gomitolo di cashmere, vabbè, di queste ne ho tutto il lotto, però voglio provare a vedere come il risultato utilizzando i due per questo meraviglioso scialle. Ok, come vedi questo è un filato sottilissimo, che poi non è neanche brutto come filato, però insomma non era come io me lo aspettavo, quindi io lo lavorerò insieme in questo modo, così avrà come base sempre il cashmere che mi arricchisce lo scialle e me lo rende molto caldo, e in più avrò le sfumature di questa cake che poi è questa. Ok, vediamo come viene. Mal che vada, cancello questo inizio di tutorial. Uncinetto, io penso che vada bene il numero 3,5, adesso lo proviamo. Ovviamente potete utilizzare tutti i filati che a voi piacciono. Ok, allora, fatto questo, deciso l'uncinetto che devi utilizzare per il filato che hai tu, facciamo un cerchio magico. Entra con l'uncinetto nella base, proprio nel primo cerchio, prendi il filo e iniziamo con la prima delle 3 catenelle che dobbiamo fare, e sono 3. Entriamo all'interno e andiamo a fare altre 2 maglie alte all'interno inteso del cerchio magico, e direi che viene bene. Continua facendo 2 catenelle, rientra nello stesso cerchio e fai nuovamente 3 maglie alte, quindi 1,
2 e 3. Due catenelle di separazione e di nuovo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione e le ultime 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Adesso ti ritrovi con 1, 2, 3, 4 gruppi da 3 e 1, 2, 3 spazi. Ora puoi prendere il filo, quello corto del cerchio magico, e tirare piano piano la tua lavorazione, in modo tale che il cerchio si stringa in questo modo. Tira su 3 catenelle, 1, 2, 3. Giriamo il nostro lavoro. Andiamo adesso a lavorare direttamente, saltando le 3 maglie direttamente nel primo angolo, questo proprio il primo che tu vedi. Entra, fai una maglia alta, fai 2 catenelle, rientra nello stesso spazio, una maglia alta, poi fai una catenella, vai sulla prima maglia alta, una catenella, salti una maglia, vai nella seconda e fai una maglia alta, una catenella, vai nel secondo angolo, una maglia alta, 2 catenelle, rientra, una maglia alta. Ok, a questo punto ci ritroviamo con, a parte le 3 catenelle iniziali, con una V con 2 catenelle, 1, 2 e 3 spazi, 1, 2, 3 spazi e di nuovo una V. Ripetiamo la stessa cosa, quindi una catenella, scendi nella prima maglia alta, entra e fai la maglia alta. Catenella, mi salti una maglia, vai nella maglia successiva, maglia alta, catenella, entra nella V, scusami, entra nell'ultimo angolo e fai maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Controlla di aver fatto bene il tuo lavoro. Quindi abbiamo detto, questa è la V, quella composta da maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Poi abbiamo 1, 2 e 3 spazi da una catenella, una V. Girando abbiamo 1, 2, 3 spazi composti da una catenella e una V. Abbiamo finito così il nostro secondo giro. Terzo giro. Allora, si parte sempre in questo modo, facendo 1, 2, 3 catenelle, giri il lavoro, entri nella V, in questo caso ne saltiamo una, normalmente dobbiamo saltarne 2, però tu guarda come si parte con le 3 catenelle e si entra nell'angolo, questo. Andiamo a fare 2 catenelle, scusa. 2 catenelle, andiamo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo nello stesso spazio, 2 maglie alte, così. Ora
Questa è la riga di sole maglie alte e dobbiamo entrare già nella prima maglia alta, quindi questa, e facciamo una maglia alta. Nello spazio, maglia alta, sulla maglia alta, e così continui. Recupero un po' di filo. Ok, quindi nello spazio una maglia alta, sulla maglia alta una maglia alta, nello spazio lo spazio è quello da una catenella, in questo caso una maglia alta e sulla maglia alta una maglia alta. Fermati un secondo. Ok, vedi che qui c'è la V dell'angolo centrale. Per il momento noi abbiamo, non contare quelle prima delle catenelle, ma queste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 maglie alte. Dobbiamo averne 11, ma ci manca l'angolo, quindi 9, 10 e 11. Ok? Quindi 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 11. E abbiamo il nostro lato. Qui, in questo punto, abbiamo anche il nostro angolo. Quindi dividi con 2 catenelle, rientra e mi fai le 2 maglie alte. 1 e 2. Ed ecco il nostro angolo centrale. Con le 11 maglie alte di lato, l'angolo, e poi ovviamente c'è l'altra parte con le 2 maglie alte e le 3 catenelle, ma quello che a noi interessa, oltre l'angolo che va fatto sempre, sono questa parte da 11 maglie alte. Poi abbiamo fatto le 2 catenelle e adesso ritorniamo a fare 11 maglie alte in totale. 2 le abbiamo, che sono quelle dell'angolo, la metà, no? Dell'angolo, e andiamo nella prima maglia alta una maglia alta, nello spazio una maglia alta, sulla maglia alta una maglia alta e vai avanti in questo modo. La magia del cashmere cosa riesce a fare? Quanto morbido è e quanto è riuscita ad ammorbidire anche questo filato, che tutto sommato non era poi orrendo, ma era talmente sottile che proprio... Ok, sono qui, l'ultima la lavoro sulla maglia alta, ok, e poi vado a fare nell'ultimo angolo, queste sono le 3 catenelle, questo è l'angolo, nell'ultimo angolo andiamo a fare 1 e 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra, 2 maglie alte. Ok, adesso conta 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 11. 11 per ogni lato, più ovviamente i 3 angolini. Andiamo a fare il nostro quarto giro. 1, 2, 3 per girare. Gira il tuo lavoro, entra nell'angolo, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Come ti dicevo, inizi e finisci sempre nello stesso modo. Questa è la nostra partenza. Se per caso ti viene il dubbio di dove possa essere l'angolo, mettigli piuttosto un segnapunto nei 3 angoli, quindi in questo centrale e in questo finale, ok? Perché questa è la nostra decorazione del lato, quindi qui sono solo 3 catenelle, ma è questo l'angolo, questo è la punta principale. Noi abbiamo 3 angoli. Allora, dopo aver fatto il nostro angolo, andiamo sulla prima maglia alta e facciamo una maglia alta e poi catenella, salta una maglia e vai nella maglia successiva, catenella, salta una maglia, vai sulla maglia successiva, catenella, salta una maglia, maglia successiva e continua fino ad avere 5 fori. 1
e 2, arriviamo proprio all'ultima maglia, e 1 2 3 4 5 fori. Ok, abbiamo fatto quindi l'ultima maglia sull'ultima maglia, entra nell'angolo, che è questo, lo vedi perché è il foro più ampio in quanto ha 2 catenelle, e mi fai 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione, rientra, 2 maglie alte. Lavoriamo l'altro lato, quindi sulla prima maglia entri e fai una maglia alta e ripartiamo con i foretti, quindi una catenella, salta 1 e vai nello spazio successivo, catenella, salta 1 e vai nello spazio successivo, salta 1, maglia alta, catenella, salta 1, maglia alta, catenella, salta 1 e nell'ultima fai la tua maglia alta. Nell'angolo andrei a fare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Perfetto. Abbiamo finito il giro, controlla di avere 5 fori, 1 2 3 4 e 5 fori, e qui abbiamo finito il nostro quarto giro. Andiamo avanti con il nostro quinto giro. Allora, si parte sempre nello stesso modo, quindi 3 catenelle per girare il nostro lavoro e poi entriamo nell'angolo. E l'angolo, lo sappiamo, è fatto da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ora, queste 3 maglie le lavoriamo tutte quante a maglia alta, quindi ogni maglia alta una maglia alta, e copiamo il lavoro che abbiamo sotto esattamente nello stesso modo, quindi catenella e una maglia alta sulla maglia alta, catenella, maglia alta sulla maglia alta, e proseguiamo in questo modo finendo il nostro lato solo con una catenella di separazione e una maglia alta. Arrivati verso l'angolo dobbiamo lavorare queste maglie alte, quindi sono 3 e ne lavoro 3, 2 e 3, e poi entro nell'angolo e faccio 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione, rientro nello spazio e faccio altre 2 maglie alte che mi servono per il lato opposto, e lavoro come ho finito, così riparto tutte le maglie alte che ho di base, in questo caso sono 3, e poi copio i miei foretti, quindi catenella, entro sulla maglia alta, catenella, sulla maglia alta, catenella, e continua a copiare il lavoro che hai sotto. E adesso dobbiamo fare le nostre maglie alte una dietro l'altra, seguendo il lavoro sotto. Ne abbiamo 3 e poi siamo nell'angolo, quindi 2 maglie alte, finiamo e iniziamo sempre nello stesso modo, e i lati 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, e i 2 lati sono identici, quindi basterebbe farti vedere un lato per sapere come fare l'altro lato. Ok, siamo al quinto giro, vediamo se riesco a fartelo vedere in questo modo. Ok, abbiamo finito il quinto giro. Procediamo con il giro numero 6, quindi
partiamo come sempre, dobbiamo partire quindi con 3 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo nel nostro angolino a fare le nostre 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. Perfetto. Procedi adesso lavorando una maglia alta su ogni maglia alta. Così. Perfetto. Ok. E adesso segui il motivo che hai sotto, quindi una catenella e fai una maglia alta sulla maglia alta, una catenella, una maglia alta sulla maglia alta e continua così per formare i nostri 5 buchini in questo modo qui. Perfetto. Ops. Ora proseguiamo lavorando una maglia alta su ogni maglia alta. Da questo punto una maglia alta su ogni maglia alta. Ok, e dopo aver fatto questo ti trovi dove c'è l'angolo e sai già che nell'angolo lavorerai sempre 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok, adesso avrai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maglie alte, ovviamente 5 buchini e di nuovo anche di qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maglie alte. Stai andando benissimo. Quindi giriamo il lato e facciamo esattamente ciò che abbiamo fatto da questa parte. Quindi su ogni maglia alta lavori una maglia alta. E copia i buchini che hai sotto, quindi catenella sulla maglia alta, una maglia alta e procedi in questo modo. Così. Stai formando i 5 foretti o buchini. Ecco, adesso ti ritrovi dove ci sono tutte maglie alte, le lavori tutte. 3, 4, 5 e poi formi l'angolo, vedi qui c'è l'angolino, entri e fai le 2 maglie alte che così mi danno le 7 maglie alte in totale. Poi fai le 2 catenelle di separazione, rientri e fai le 2 maglie alte. E così abbiamo finito anche il nostro sesto giro. Andiamo a fare adesso il giro numero 7. Quindi sali con 3 catenelle, gira il tuo lavoro e vai a fare l'angolo. 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Stessa cosa di prima, farai una maglia alta su ogni maglia alta. Fatto tutte le maglie alte, in totale ne avrai 9, 2, 4, 6, 7, 8, 9, contando dopo le catenelle. Ne hai 9 e adesso facciamo i nostri foretti, quindi maglia, catenella e maglia alta sulla maglia alta e formi i tuoi 5 foretti. 1, 2, 3, 4 e 5. Ora di nuovo una maglia alta su ogni maglia alta fino ad arrivare all'angolo dove farai 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte.
Abbiamo quindi lavorato tutte le maglie alte in totale fino al punto in cui hai fatto le 2 catenelle, ne avrai sempre 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9. Poi hai fatto l'angolo, 2 catenelle, e hai iniziato a fare l'altro lato, che è esattamente come questo. Quindi dove hai le maglie alte lavorerai tutte le maglie alte, dove ci sono i foretti, quindi questi buchini, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, esattamente come abbiamo fatto per tutti gli altri giri. Finisci il giro con tutte maglie alte e ci ritroviamo qui. Sono arrivata alla fine del giro, quindi devo fare ancora le 2 catenelle per formare l'angolo, rientro nello stesso spazio e faccio le ultime 2 maglie alte. Quindi anche questo lato del giro numero 1, 1 2 3 4 5 6 7 lo abbiamo finito. Adesso arriviamo al punto di dover fare il giro numero 8 e qui ci sono 2 modi per farlo: il modo semplice, che è quello dello scialle azzurro che ti ho fatto vedere, e il modo non difficile, ma dove devi fare un pochino più di attenzione. Scegli tu quale modello fare, ok? Io ti faccio vedere intanto il modo semplice. Si parte sempre nello stesso modo, quindi 1 2 e 3 catenelle. Andiamo a vedere adesso il modo semplice, come il cardigan semplicemente che abbiamo fatto, quindi senza rilievi. Ok, molto facile. Allora abbiamo fatto le 3 catenelle, guarda, entra nell'angolo e fammi l'angolo, quindi 1 2 2 maglie alte, 2 catenelle e rientri facendo le altre 2 maglie alte, l'angolo, praticamente il nostro classico angolo. Per fare la modalità semplice, ogni 1 2 3 ogni 4 giri mi fai un giro di sole maglie alte, il resto dei giri rimane intatto, ma il giro che facciamo adesso non è a rilievo, ma è semplicemente di maglie alte. Quindi se non vuoi fare attenzione al giri di rilievo che stiano sul davanti, sul dietro, insomma, se lo vuoi semplice, fai come ti mostro adesso. Praticamente è molto semplice perché lavorerai una maglia alta su ogni maglia alta come abbiamo fatto finora, no? In questo modo qui. E vai avanti a lavorarmi tutte maglie alte. Quando hai lavorato tutte le maglie alte, adesso ne avrai 11, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Vedi? Mi lavori però anche dove ci sono i buchini le maglie alte, quindi dove c'è lo spazio mi lavori la maglia alta, dove c'è la maglia alta mi lavori la maglia alta. Semplicemente così. Dove c'è lo spazio maglia alta e dove c'è la maglia alta fai la maglia alta, ok? Quindi questo è il modo semplice di fare il nostro. Adesso non guardarmi più i giri qui sotto, guardami dove ci sono i foretti, i buchini. Quindi 1 2 3 4 sono quelli dei buchini e poi il, diciamo, il giro che mi divide questo blocco dagli altri blocchi è quello di maglie alte. Quindi da adesso in poi prenderai in considerazione da questo giro a questo giro e ripeterai, dopo questo giro ripeterai questo e poi questo, poi questo, quindi dal giro numero 1 2 3, dal quarto giro, da adesso in poi devi guardare dal quarto giro all'ottavo. Sono 4 giri in totale, 1 2 3 4 5 giri in totale, 5, sono 5 giri in totale, quindi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo.
finito l'ottavo, ripeti il quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo. E questo è quello che devi far tu. Ovviamente sono tutte maglie alte semplici. Nell'angolo è sempre lo stesso angolo, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, ripeti tutte le maglie alte qui. E questo è il modello semplice, che poi è questo. Questo, per fartelo vedere meglio, ecco, qui lo vedi proprio per esteso, ok? Quindi siamo partiti di qua e andiamo a fare tutto questo senza rilievi, senza alcun rilievo. Quindi se lo vuoi come questo, hai visto e hai capito adesso come devi andare avanti, ok? Te l'ho spiegato. Adesso invece mostrerò come fare l'altra opzione. Qui ci va un pochino più di attenzione, ma non che sia difficile, solo un pochino di attenzione. E parlo invece di questo. Come vedi ha dei rilievi sempre nello stesso, dalla stessa parte, ok? Quindi praticamente sulla parte del dritto. Sul rovescio non vedi i rilievi, quindi li vedi solamente dalla parte del dritto. Quindi adesso io ti mostrerò come fare questo rilievo. Per quanto riguarda la modalità semplice te l'ho fatta vedere, adesso ti faccio vedere invece come fare quella dei rilievi. E tu mi dirai, ma qual è il più bello, quello a rilievo o quello senza rilievo? Non te lo so dire. Semplicemente sono belli tutti e due, quindi tu scegli quello che più piace a te, perché a me può piacerne uno, a te può piacerne un altro. Io ti do comunque le basi per farli entrambi, quindi quello semplice l'abbiamo visto e lo hai capito. Quello invece con i rilievi, allora si parte sempre con 2 e 2 e 2 come angolo, ma visto e considerato che andiamo a fare dei rilievi e i rilievi sono delle maglie alte messe in rilievo prendendo la maglia sul davanti, ovviamente sono più corte, quindi anche quando vado a fare le maglie alte io le faccio più corte. Quindi come parto? Con una, sempre con 3 catenelle, con anziché una maglia alta faccio una mezza maglia alta, quindi 1, 2, poi faccio 2 catenelle e 2 mezze maglie alte, ok? Quindi io parto con le mezze maglie alte, poi filo sull'uncinetto e andiamo a mettere in rilievo questa parte che sarà sempre quella che ovviamente a noi sarà, per noi sarà dritto, ok? Quindi mettiamolo in rilievo a dritto. Parto da dove c'è proprio l'angolo perché devo lavorare la prima maglia alta e prendo la maglia da dietro e lavoro la maglia alta semplice. Quindi entro, spingo indietro la maglia, la spingo indietro, prendo il filo e lavoro la maglia alta. Anziché lavorare la maglia alta qui, io la lavoro sul corpo, ok? Spingendo indietro la maglia. In questo caso, ma tu vedrai che arriverà in un giro dove dobbiamo lavorarla in un altro modo per mettere in rilievo sempre la maglia. Quindi, però adesso parliamo di questo nostro giro. Lavoriamo le maglie alte a rilievo in questo modo. Spingi indietro la maglia, prendi il filo, maglia alta, spingi indietro la maglia, prendi il filo, maglia alta, dietro, filo, maglia alta. Quindi è così, prendi il filo e lavori la maglia alta. Perfetto, abbiamo finito la lavorazione sulle maglie alte. Ora qui abbiamo i buchini. Quindi cosa avviene? Ovviamente nel buchino non posso fare la maglia alta a rilievo, quindi farò una mezza maglia alta. Quindi qui, ricordati, va la mezza maglia alta, mentre questa maglia la lavoro come ho lavorato queste, quindi così. Qui
mezza maglia alta. Questa la lavoro così. Te lo faccio rivedere. Nel foro lavoro mezza maglia alta. Questa maglia invece la lavoro spingendola indietro e poi lavoro la maglia alta. Quindi è questo, prendendo tutti e due i fili, ok, e questo, e poi abbiamo le nostre maglie alte, quindi c'è il temporale. Queste le lavori tutte maglia alta a rilievo, spinte indietro, che quindi il rilievo ti viene davanti, così. Quando arrivi all'angolo, e ci stiamo arrivando, farai come abbiamo fatto all'inizio, quindi non faccio qui solo per il giro delle maglie alte, vale questo, non faccio qui le 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, bensì 2 mezze maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 mezze maglie alte. Ok? Fai la stessa cosa nell'altro lato, la stessa identica cosa, quindi qui mi lavori tutte le maglie alte a rilievo, mezza maglia alta a rilievo, mezza maglia alta a rilievo, fai tutto il giro così, qui sono tutte maglie alte a rilievo, ci troviamo nell'angolo. Abbiamo lavorato anche tutto questo lato, siamo arrivati nel nostro angolo e nell'angolo andiamo a fare 2 mezze maglie alte, 2 catenelle e 2 mezze maglie alte. Perfetto. Allora, quindi siamo arrivati a questo punto. Chi ha voluto fare la maglia alta a rilievo adesso sa, ogni volta che arriva al quinto giro, 1 2 3 4, al quinto giro, questi non li calcoli più, 1 2 3 4, al quinto giro mi farà questo. E se invece hai fatto il giro semplice, va benissimo, ripeto, come ho fatto io quello azzurro e come ne sto facendo un altro molto semplice. Per ripartire, sia per chi sta lavorando la maglia a rilievo in questo modo, sia chi invece ha lavorato la maglia alta semplice, riparte come partiamo tutti. C'è solo questo giro che ci differenzia, ok? L'una dall'altra. Partiamo con 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro e ora si ricomincia da capo. Ciò vuol dire che qui andrò a fare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ora ti faccio vedere una cosa. Dobbiamo seguire, come detto, il quarto giro. 1 2 3 e 4, quindi basta che tu copi questo giro qua. Si ricomincia sempre dal quarto giro. Come detto, qualsiasi giro tu abbia fatto qui, quindi quarto, quinto, sesto, settimo, nell'ottavo, qualsiasi giro, qualsiasi diciamo modello tu hai scelto, rilievo o no, comunque sia devi ripartire da qui, dal quarto, e rifare quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo. Siamo quindi al nono giro adesso. Allora, ciò che voglio farti vedere è questo. Metti un segnapunto da dove devi ricominciare, quindi dal quarto giro, 1 2 3
4, metti un segnapunto nel 4 e metti un segnapunto, questo è il quarto, quinto, sesto, settimo, nell'ottavo giro. Questi sono i giri che tu devi ripetere. Adesso qui dobbiamo ripetere il nostro quarto giro, che sarebbe il nostro primo. Calcoliamolo 1 adesso, ok? Questo sarà il primo giro, così non ti confondo. Primo e quinto. Primo giro e quinto giro. 1, 2, 3, 4 e 5. Qualsiasi modello tu hai scelto, rilievo o no, devi ripartire da qui in modo normale. E così faremo noi. Chi ha scelto il modello solo maglie alte, quindi tutto il giro di solo maglie alte, i giri qui sotto li vede molto bene, quindi per riprendere li vedi molto bene. Chi ha fatto il giro delle maglie alte a rilievo come ho fatto io, deve fare un pochino più di attenzione dove fare la terza maglia alta. Quindi in questo caso, vedi qui abbiamo le 3 maglie alte nel primo giro, perché adesso lo chiamo primo. Abbiamo 3 maglie alte, qui ne abbiamo 2, dobbiamo fare la terza. Fai attenzione, sembrerebbe questa la prima, ma in realtà è questa. E tu come te ne accorgi? Guarda, questa è la, diciamo, la barriera, diciamo così, che ci divide i foretti dalle maglie alte. Noi dobbiamo averne 11, quindi come tu vedi questa maglia corrisponde a queste. Quindi contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E quindi cosa fai? Entri non in questa, ma in questa. Questa sarebbe la prima maglia alta. Fai attenzione, ma te ne accorgi perché se tu fai la maglia alta nel punto sbagliato, quindi dobbiamo farne 3, nel punto sbagliato ti avanza una maglia, perché di foretti ne devi avere 5 e se ti avanza una maglia allora hai capito che hai puntato l'uncinetto nel punto sbagliato, disfa quel pezzettino e puntalo nel punto giusto. Quindi si riparte dal giro numero 1, questo. Abbiamo 3 maglie alte e iniziamo a fare i foretti. Si riparte sempre da qui. Quindi catenella, saltiamo una maglia, andiamo in quella successiva. Maglia alta, catenella, salta una maglia, in quella successiva maglia alta. Quindi i giri sono per tutti gli stessi, cambia solo un giro. Ecco, vedi? Questo, diciamo, l'ultima maglia, che è quella del quinto foretto, 1, 2, 3, 4, 5, l'ultima maglia deve corrispondere al muretto, cioè a quello di sponda, diciamo, ok? Ecco, quindi siamo nel punto giusto. Se per caso tu vedi che la maglia l'hai puntata qui, vuol dire che hai preso una maglia, la maglia precedente che non era la prima. Ecco, questo è solo per... aspetta che recupero un po' di filo. È un'attenzione che devi avere. Adesso dobbiamo fare 11 maglie alte, quindi questa è la prima, qui c'è la seconda, la terza, la quarta, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Anche questa, vedi, è l'ultima delle 11 maglie alte che devi avere quando riparti e come vedi è dritta, ok? Devi fare questo controllo, è importante perché altrimenti il gioco dei fori si sposta. E quindi adesso rifacciamo di nuovo i foretti. Catenella, salta una, maglia alta, catenella, saltane una, maglia alta, catenella, ne salti una, maglia alta, catenella, ne salti una, maglia alta, andiamo a fare l'ultima che sarebbe la quinta, catenella, salti una e qui ecco che mi vai nella seconda che è questa qui. Ecco, devi fare proprio questa attenzione. E il fatto è che queste due maglie di
dell'angolo sono mezze maglie alte, ok? E essendo mezze maglie alte si nascondono un pochino. Basta fare attenzione, qui questa è la prima maglia delle due dell'angolo sottostante, questa è la seconda. Entri qui e fai la maglia alta. E come vedrai adesso hai 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte e 5 foretti e 5, 1, 2, 3, 4, 5 li hai di qua e qui hai le 11 maglie alte. Quindi abbiamo spostato il gioco dei fori. Ora dobbiamo fare l'angolo. L'angolo rimane sempre uguale, a meno che non sia il giro dei rilievi, che tu puoi farlo a rilievo oppure, ripeto, farlo normalmente. Mi sto ripetendo. Vabbè, portate pazienza, porta pazienza. L'angolo abbiamo detto 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok. L'altro lato lo fai esattamente come questo, quindi fai attenzione come parti. Se hai delle difficoltà a riconoscere il punto, parti dal quello che ti dà la sponda o il muretto, quello che vuoi tu, questa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e quindi tu sai che questa è la tua prima maglia, questa. E vai a fare la tua maglia alta, però ho preso bene il filo qua. Ok, fatto questo abbiamo la terza, vedi? Abbiamo la terza. Questo nel primo giro abbiamo solo 3 maglie alte e qui ripartiamo con i foretti. Salta una catenella e la maglia alta. Dopo aver fatto i 5 fori, che io ancora devo farlo, ok? Perfetto, dopo aver fatto i 5 fori vai a fare le 11 maglie alte, quindi una maglia alta su ogni maglia alta. In realtà io ne ho una alta, una mezza, comunque su ogni maglia, una maglia alta su ogni maglia, totale 11. Controlla di aver fatto l'ultima maglia che deve corrispondere alle ultime di tutti i giri, vedi? Corrisponde, quindi abbiamo fatto bene, abbiamo le 11 maglie alte, partiamo con i fori. Saltane una e nella seconda maglia alta. Per chi ha fatto la maglia alta a rilievo deve ricordare che ogni volta che finisce un lato ti sembra di avere una sola maglia, in realtà questa è una che corrisponde a questo foro, questa è una e questa è la seconda che corrisponde a questa. Puoi prenderla di qua o di qua come ti pare, però la seconda è qui, quindi non pensare di aver sbagliato qualcosa perché è tutto giusto, devi solo prenderla in questo modo qua. Adesso abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5 fori. Concludiamo con 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok, abbiamo finito in questo modo il giro, il primo giro si può dire. Il primo giro è questo, ok? È questo e il primo giro è anche questo. Ora tu devi fare il secondo, il terzo, il quarto nel modo, cioè che tu abbia scelto di fare i rilievi o no nel modo in cui noi abbiamo già fatto. Quindi copia il secondo, il terzo, il quarto e ci ritroviamo di nuovo dove c'è il punto a rilievo. Come vedi, da dove noi ci siamo lasciati ho fatto di nuovo 4 giri, 1, 2, 3, 4, 4 giri di buchini, di foretti, ok? E a questo punto devo fare il giro di maglie alte. Ribadisco, se tu stai facendo semplicemente senza rilievi, adesso tu farai di nuovo il giro con le maglie alte. Una maglia alta su ogni maglia alta e una maglia alta nello spazio e via dicendo.
Gli angoli saranno sempre 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e vai avanti così. Ma ti ho già spiegato. Se invece stai facendo quello con rilievo, ecco, devi fare questa attenzione. Una volta tu farai il rilievo come ti ho spiegato qui, prendendo la maglia. Adesso aspetta che facciamo l'angolo e ti faccio vedere. Allora, tu arrivi così, ok, fai le tue 3 catenelle per girare, giri il lavoro e adesso fai l'inizio quindi del giro con la maglia a rilievo, quindi fai le mezze maglie alte e sono 2, 1 e 2, poi farai 2 catenelle e poi di nuovo 2 mezze maglie alte, 1 e 2. Adesso se tu fai lo stesso lavoro che ti ho spiegato nel primo rilievo, che cosa succede? Se tu fai questo, come abbiamo fatto nel primo rilievo, avrai il rilievo sul retro. Vedi, la maglia si gira sul retro del lavoro. Vedi, è retro perché non c'è il rilievo. Quindi noi dobbiamo fare un'altra cosa, cioè prendere la maglia in modo tale che il rilievo vada sul davanti. Quindi non prendiamo la maglia in questo modo, no, bensì la mettiamo in rilievo verso di te, quindi l'uncinetto va sotto la maglia in modo tale che la maglia venga verso di te e poi lavori la maglia alta. Praticamente è il contrario di prima, ok? Quindi ci sarà una volta che farai il rilievo sul dritto e un'altra volta che farai il rilievo sul rovescio, ma in questo modo vedi che facendolo in questo modo abbiamo il rilievo sulla parte, sempre sulla parte dritta. Quindi una volta lavorerai come io ti ho mostrato qui e l'altra volta lavorerai come ti mostro in questo momento. Quindi avrai una volta la maglia a rilievo sul davanti e una volta una maglia a rilievo sul retro. Per quanto riguarda invece nei buchini è sempre uguale, ok? In questo modo qui. Praticamente l'uncinetto spinge in avanti il corpo della maglia sottostante, così. Devi fare solo questa attenzione in modo tale che, se sei ovviamente esperta, questo lo sapevi già, in modo tale che questo rilievo rimanga dove c'è il rilievo già fatto. Fatto questo, quando sei nello spazio, ovviamente come già detto, qui faremo la mezza maglia alta e questa la lavori come queste, quindi sempre spingendo la maglia verso di te. Questa sarà una mezza maglia alta e qui la spingi verso di te, così, mezza maglia alta e questa spinta verso di te, mezza maglia alta, spinta verso di te. Abbiamo l'ultimo spazio che è questo con la mezza maglia alta e poi queste maglie alte vanno lavorate tutte nello stesso modo. Ok? Quindi ecco, l'unica cosa è questa. Come tu noterai e vai avanti in questo modo, quando arrivi nell'angolo, quindi lavori tutte le maglie alte a rilievo in avanti verso di te, e nello spazio lavorerai la mezza maglia alta, qui nello spazio, come ti ho fatto vedere, come abbiamo già visto, questa maglia sempre a rilievo verso di te e via dicendo, tutte a rilievo verso di te fino all'ultima, e nell'angolo mi farai 2 mezze maglie alte, 2 catenelle, 2 mezze maglie alte. Finisci così tutto il giro,
riprendi con le 3 catenelle e riprenderai sempre da questo giro, quindi praticamente dal quarto giro. 1 2 3 e 4. Questo è il giro dopo le maglie alte, tutte maglie alte, oppure le maglie alte a rilievo, che devi riprendere. Quindi rifarai sempre dal 4, quindi 5 6 7 all'8º giro, dal 4 all'8º giro, grande quanto tu vuoi. Ok? Quindi adesso io vado avanti e ti faccio vedere un pochino come viene sviluppato questo scialle. Spero sia chiaro. Ok, io sono andata avanti fino a che questo gomitolino non si è rimpicciolito al punto tale da dire ok, mi fermo, e ho utilizzato in tutto quasi 100 grammi di cashmere, quasi, perché questo è il secondo gomitolo, e qui sono 100 grammi anche di questo, che era quel filato che ti ho detto che da solo non l'avrei mai utilizzato, ma col cashmere è venuto fuori una cosa bellissima. E quindi ho utilizzato quasi tutta la cake, 100 grammi più 100 grammi di questo, ho utilizzato in tutto quasi 200 grammi. Questo è quello che mi è avanzato, ma devo fare il bordino. Ora, questo è il risultato. Noi ci siamo lasciati qui, in questo punto, e io sono andata avanti oltre. Ok? L'ho finito con una lunghezza che adesso ti dico. Allora, è alto più o meno 61 centimetri di altezza, ed è lungo, qui ci metterò un po' di più, dopo ti dico anche un'altra cosa, ed è lungo allora qui siamo a 55, qui siamo a 99 e qui siamo a 124, più o meno 100. Da questo punto in poi io ho cambiato l'uncinetto, quindi praticamente dal 3,5 che ho utilizzato sono andata ad usare il 4, e perché volevo renderlo ancora più soffice di quello che è, e perché volevo vedere il risultato, perché aumentando il numero dell'uncinetto lui si arcua leggermente. Il risultato è stato questo e mi è piaciuto tantissimo. Quindi se vuoi provare anche tu a cambiare il tipo di uncinetto, vedrai che leggermente adesso così sembra pari, ma non è pari. Se tu noti fa una leggera conca, una leggera conca. Detto questo, io adesso voglio farvi vedere come fare l'eventuale bordino. Dunque, se devi inserire la pellicetta ecologica, ovviamente la inserirai facendo in base allo spessore della tua pellicetta, perché potrebbe essere molto spessa oppure sottile, quindi in base fai delle maglie basse. Io per esempio ho fatto delle maglie basse e saltando una maglia, perché il mio era piuttosto spesso, quindi ho saltato una maglia, ho fatto una maglia bassa, una catenella e poi una maglia bassa, quindi praticamente ho fatto come questo, come fare dei buchini, ma in realtà i buchini non sono venuti. Anche qui ho fatto maglia alta, catenella, maglia alta. Se tu hai un filato ancora più spesso puoi fare maglia alta, 2 catenelle, scusami, se tu hai un filato più spesso, il filato pelliccioso più spesso, e in base, ovviamente cambia l'uncinetto perché altrimenti non riesce a lavorare, in base a quante potresti per esempio fare una maglia alta e poi senza fare la catenella andare dopo, salti una maglia e vai sull'altra, perché ovviamente il filato è più grosso, no? Quindi devi regolarti tu ogni quante maglie fare la maglia bassa,
o la maglia alta, puoi fare anche la maglia alta, in base a come preferisci. Io ho preferito la maglia bassa. Quando ti ritrovi in questo punto qui, io ho fatto la maglia bassa, poi ho fatto le catenelle che mi servivano con quel filato per arrivare qui, e poi ho fatto la maglia bassa qui. Quindi catenelle in base al tuo filato e poi maglia bassa su questi punti qua. Ok? Se invece vuoi fare come... Aspetta, ti faccio vedere prima quello con la pellicetta. Aspetta che qua si vede poco. Allora, qui ho fatto l'angolo sempre con 2 maglie basse, 2 catenelle, 2 maglie basse anziché le maglie alte, catenelle e maglie basse. E va bene, qui ho fatto la catenella saltando le 2 maglie perché il filato è molto grosso, vedi? Lo vedi da qua, 2 maglie. E quando sono andata dalla parte dove ho queste ondine, allora, perché qui ho fatto 2 giri, vedi che qui c'ho, no, questo è l'angolo, voglio fartelo vedere qui. Su questo pioppolino qui ho fatto la maglia bassa e poi ho lasciato delle catenelle, adesso qua è talmente cicciotto, allora questa, e poi ho lasciato delle catenelle, saranno 2, 1 e 2 catenelle, e poi sono andata, non mi ricordo più, e poi sono andata sull'altro piopolino. Quindi da qui ho fatto la maglia bassa, 2 catenelle, poi mi sono agganciata qui perché ci arrivavo bene. Tu quando lo fai controlla che non sia troppo ondulato, a meno che non ti piaccia ondulato, e questo è uno. Invece in questo ho fatto, vedi, le ondine, non ho messo la pellicetta, ho fatto le ondine, come vedi, tutte intorno, che simulano un pochino il disegno del laterale. Quindi solamente dalla punta, poi sono scesa giù, 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 ho fatto l'angolo e poi sono andata dall'altra parte fino ad arrivare alla punta opposta e mi sono fermata perché questa parte è già lavorata. Quindi per fare le ondine adesso ti mostro come ho fatto. Puoi fermarti ovviamente dove ritieni opportuno, l'importante è che sei sulla parte del dritto. Ok, utilizza lo stesso uncinetto che stai utilizzando normalmente, che hai utilizzato appunto per il tuo scialle, e iniziamo da qui, proprio da dove ci siamo lasciati, quindi cioè dalla fine del tuo lavoro. Fai la catenella, rientra nella prima maglia e fai la maglia bassa, poi mi fai 1, 2 e 3 catenelle, entri in questa parte, guarda, questa parte qui della maglia bassa e anche nell'altra, quindi le prendi tutte e due le asoline della maglia bassa, prendi il filo e inizi a farmi chiudere le 2 maglie e ne lasci 2 sull'uncinetto. Entra di nuovo nelle costoline, queste costine qua, 1 e 1, 2, e ne chiudi di nuovo 2, rientra nuovamente, e dicevo rientra nuovamente, prendi il filo e chiudi di nuovo 2. Adesso in totale hai 4 maglie, chiudi tutte e 4 le maglie insieme, appoggia la tua ondina e vedrai che ti cadrà sopra questa che è il nostro centro, no? È la parte centrale del nostro angolo, e fai la maglia bassa. Ok, e questa è la nostra prima. Ora andiamo a farne un'altra insieme. Quindi 1, 2 e 3, entra nelle costine della maglia bassa, vedi, questa è la maglia bassa, quindi la prima è in alto, la seconda è in basso, prendi il filo e chiudi 2, di nuovo rientra nello stesso punto, entra, prendi il filo e chiudi 2, di nuovo entra, prendi il filo e chiudi 2, e sono in totale 4 maglie che hai sull'uncinetto. Chiudi tutto insieme e vai a fare la maglia bassa nella terza qui. Ok,
e così noi abbiamo la continuità delle varie ondine. Procediamo. Quindi ripetiamo tutto da capo. 1, 2 e 3, entra ed entra, prendi il filo, chiudi 2, rientra nello stesso punto, prendi il filo e chiudi 2, rientra nello stesso punto, prendi il filo e chiudi 2. Quando avrai 4 maglie sull'uncinetto, prendi il filo e chiudi tutto. Appoggi la tua ondina e tu vedi che devi scendere qui. Quindi salterai questa, ti dice lei dove devi puntare. E scendi e fai la maglia bassa in centro. Ripeti 3 catenelle, rientra 1 e 2. Prendi il filo e chiudi 2. Rientra nella prima e nella seconda, prendi il filo e chiudi 2. Ancora una volta, entra da dove siamo sempre entrati, chiudi 2. Adesso ne hai 4, chiudi, appoggia la tua ondina nel tuo lavoro e ti dirà lei dove devi fermarti. In questo caso mi devo fermare qui, vedi? Ti dice proprio lei cosa devi fare e dove fermarti. Questa è l'altezza e io mi fermo qui. Ok? Quindi vai avanti in questo modo per tutto il giro. Ti faccio vedere nell'angolo, nella punta sotto cosa ho fatto. Ho cercato di fare un'ondina proprio sopra il mio angolo. Qui stiamo parlando stiamo parlando della punta, ok? Quella che va dietro la schiena in fondo. Ok, quindi l'ondina io l'ho fatta in centro. Vedi tu come arrivi con le ondine e segui la misura della tua ondina, quindi dove ti dice di agganciarti per fare la maglia bassa, tu ti aggancerai e farai la maglia bassa, ok? Io procedo a finire il mio scialle.